Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Non è vero che da seduti non si possono fare ricette, ragazzi. Questa ne è la prova. Allora, ovviamente con l'assistente. Oggi faremo una ricetta fantastica. Mi sono accorta che è un pochino lunga quella che ho fatto precedentemente e quindi la stiamo accorciando di tanto e anche la rendiamo anche molto più semplice. I maritozzi con la panna. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici, grazie. Allora, immediatamente vi dirò gli ingredienti. 180 grammi di farina, io uso questa, ragazzi, è buonissima, la nuvola di Caputo. 240 grammi di acqua tiepida, un cucchiaino di miele, 6 grammi di lievito. Questo è per fare il preimpasto o lievitino, ok? Quindi immediatamente andiamo a mettere gli ingredienti dentro alla ciotola della planetaria, poi mano a mano vi dirò gli altri ingredienti, o meglio, appena fatto il lievitino, con l'acqua, il miele, vado a far sciogliere un pochino e a questo punto aggiungo la farina. Misceliamo il tutto e una volta raggiunta una bella pastella densa copriamo con pellicola e lasciamo così per almeno 2 ore. Ci rivediamo dopo. Allora, il lievitino è pronto e vi dico immediatamente gli altri ingredienti che dovete aggiungere. Allora, intanto andiamo a mettere le chiare dentro al lievitino. Poi aggiungiamo anche la farina, tutta di un colpo, e andiamo a far movimentare il tutto per 5-6 minuti. Scusate. Poi andremo ad aggiungere mano a mano tutti gli altri ingredienti. Una volta amalgamato farina e albumi insieme al lievitino, aggiungiamo i tuorli. Dopo 5-6 minuti di lavorazione aggiungiamo gli aromi, cioè la buccia grattugiata dell'arancia, eccola qui, e la fialetta di vaniglia e mandiamo avanti per altri 5-6 minuti. Aggiunti gli aromi, iniziamo a mettere il burro ammorbidito a temperatura ambiente, 2 pezzettini alla volta, fino a completo assorbimento. Una volta assorbito tutto il burro, mettiamo il miele. Facciamo lavorare per 3-4 minuti e poi aggiungeremo il sale, quello proprio mi raccomando alla fine. Eccolo qua, l'impasto è pronto, deve fare questo, il velo, ok? Adesso andiamo sul piano di lavoro e vi dico tutti gli ingredienti che ho utilizzato per l'impasto. Perfetto, con le mani bagnate andiamo a fare qualche piega, poi lo copriamo e lo lasciamo per 12 ore in frigo, coperto ovviamente con pellicola. Gli ingredienti ve li dico subito. Allora, 300 grammi di farina. E quelli del lievitino li abbiamo già Li detti. abbiamo già detti, infatti questi sono gli ingredienti dell'impasto. 300 grammi di farina, 50 grammi di burro ammorbidito, 50 grammi di miele, 3 chiare, 3 tuorli, un cucchiaino da caffè abbondante di sale, vaniglia, va bene la fialetta, la bacca, quello che volete voi, e la buccia grattugiata di un'arancia, ok? A questo punto, ripeto, la copro con pellicola e deve stare 12 ore in frigorifero. A domani! Eccoci, guardate un po', che spettacolo! Adesso un pochino di farina sul piano da lavoro. E giù l'impasto a fare le pieghe. Quante bisogna farne? Ragazzi, nel frattempo mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io sono sempre molto curioso. Non tantissime, ne passano poche in realtà.
E poi? Poi dobbiamo fare la pezzatura, cioè dividere l'impasto in pezzi da circa 50 grammi l'uno, ok? È gelato direttamente dal frigo. Ok, vado a fare la pezzatura e ci rivediamo qui tra un attimo. Allora, abbiamo fatto la pezzatura, sono circa 60 grammi l'uno, ok? Poco più, poco meno, insomma, qualcuno ne viene più grande, alcuni vengono un po' più piccoli, non è un problema, insomma, no? Credo. Comunque 50 grammi sarebbe l'ideale se l'impasto lievita bene. Ok, adesso dovete semplicemente mandare sotto tutti gli angoli, diciamo, ok? Formare una pallina. Appiccica un po', è normale, anche perché si sta scaldando già, e li lasciate così per circa una mezz'oretta, poi gli andiamo a dare la classica forma del maritozzo. Allora, dopo che sono stati qui a riposo questi bei panetti per 15 minuti, 20 minuti, adesso gli andiamo a dare la forma tipica del maritozzo, senza starli a maneggiare troppo, mi raccomando. Allora, lo allunghiamo in questo modo, non dobbiamo rimpastarli, dobbiamo solo dargli la forma tipica, ok? E li mettiamo su una teglia coperta da carta da forno fino a praticamente al raddoppio, ok? Ci vediamo dopo. Eccoli, abbiamo dato questa forma, come vi dicevo. Adesso dobbiamo aspettare fino al raddoppio, ma non dovete coprirli con pellicola, con niente, devono rimanere così, ok? Perché devono fare una sorta di pellicina nella parte superiore. Quindi niente, ve li faccio vedere al raddoppio. Allora, adesso che sono lievitati, in una tazzina mettiamo un tuorlo d'uovo e 2 cucchiai di latte, lo sbattiamo per bene e li spennelliamo tutti quanti, ok? Prima di infornarli a forno statico 170 gradi per 15-20 minuti, dipende sempre dai forni. Ci vediamo dopo. Eccoli qua, sono pronti. Guardate ragazzi, vi devo far vedere quanto sono morbidi, guardate, sofficissimi. Man mano ritorna anche su. Adesso aspettiamo un attimo che si raffreddino e poi andiamo a montare la panna e li facciamo. A dopo. Eccoli qui farciti, guardate che belli, io ne ho messa tantissima di panna ragazzi, però volendo ne potete mettere di meno. E questo è vuoto, scusate, mi sono impicciata con la lingua, ve lo volevo far vedere, guardate. Sono una nuvola, esattamente come la farina che ho usato. Grande Caputo. Comunque, detto questo, vi aspettiamo per le altre ricette che faremo in seguito e niente, seguiteci, iscrivetevi, ok? Vi abbraccio, ciao!